Buonasera, faccio questo piccolo video infrasettimanale, così, anzi è domenica. Lo faccio per rispondere, diciamo, a un ragazzo, un signore, non so chi è, che ha scritto, diciamo, nei commenti del video, dello short, del piccolissimo video che io avevo fatto su come testare empiricamente, ovviamente, un telecomando usando una radio a onde medie. Ovviamente va da sé che per testare veramente un telecomando ci vuole un prova telecomandi, però che ne so, uno è dalla nonna, è dalla zia, dice ah non mi va il telecomando, c'è una radio, dammela, la provo. La prima cosa che possiamo ottenere è che se non sentiamo nulla nella radio siamo quasi certi che il telecomando ovviamente non funzioni. È già una bella cosa sapere che non funziona. Se si sente qualcosa probabilmente funziona, e devo dire che nonostante sia un sistema empirico funziona con la maggior parte dei telecomandi, non con tutti, però con la maggior parte dei telecomandi, e se si sente sulla radio 99 su 100 il telecomando funziona. Allora questo signore o questo ragazzo, non lo so, mi ha scritto: così però testate il solo funzionamento dell'IC e del quarzo dell'oscillatore e non testate né il transistor pilota del LED né il LED infrarosso stesso. Io gli ho risposto: ciao, il nome, diciamo, di chi ha scritto. Se i diodi o i transistor che li alimenta fossero guasti, non si avrebbe un carico e non ci sarebbe un'emissione sufficiente di radiofrequenza. Comunque nel video ho detto si può avere un'idea del funzionamento del telecomando, per esempio se non emette nessun rumore sicuramente non va, ed è già una cosa utile sapere. Ovviamente se uno ha un prova telecomandi va da sé che è meglio. Questo è un sistema di emergenza quando magari ci troviamo fuori del laboratorio. Comunque gli ho detto può sembrarti strano, ma al 99% dei casi se senti rumore il telecomando va. Lui mi ha risposto: Deriver Lab, il mancato carico, come lo chiami tu, mancato carico è fra virgolette, non pregiudica l'oscillatore dell'IC del telecomando nell'emissione radiofrequenza, che è in funzione dell'oscillatore dell'integrato, dice tipicamente 455 kHz, per cui se riesci a sentire la portante sulla seconda armonica a 900 kHz che cade nella banda OM, eccetera eccetera. Ne hai riparati pochi, si vede, di telecomandi, dice a me. Purtroppo è dall'83 che riparo telecomandi anche, vabbè. Comunque ne ho trovati diversi che avevano semplicemente delle saldature fredde, eccetera eccetera eccetera. Non lo considero un metodo alternativo, semplicemente una possibilità di tastiera telecomandi, per il resto è inaffidabile. Vabbè, avevo già detto che è un sistema d'emergenza, ma il fatto che dice lui della radiofrequenza che il quarzo oscilla è vero, ma poi ora facciamo una prova e poi vi spiego perché il ragionamento che fa lui non è del tutto corretto. È offensivo dire si vede ne hai riparati pochi di telecomandi, perché te non mi conosci, poi probabilmente sono un coglione, però te non mi conosci, sicché magari un attimino io sarei stato non più cauto, perché io sono il solito cretino che non capisce niente, però diciamo sarei stato un pochino più gentile nelle risposte. Però ormai su internet tutto si fa e tutto, vabbè, si scrive quello che si vuole, tanto uno è là, uno è qui e non si può controbattere. Comunque ora vi do la dimostrazione comunque che questo signore non ha completamente ragione. Allora, ora è tutto collegato, questo è un telecomando, alzo la radio, si dovrebbe sentire il rumore, e se io pigio, ora devo trovare il punto giusto, se io, eccolo qua, se io premo il telecomando ovviamente si sente il rumore. Se io ci metto una molletta e trovo il punto giusto, ovviamente dopo vi spiego perché ci ho messo la molletta. Se io ci metto la molletta il telecomando si sente il rumore. Ora abbassiamo un attimo, spengiamo un attimo qua, stacco l'alimentatore un secondo perché non voglio friggere il telecomando perché mi serve, e togliamo
ecco fatto, ho tolto il diodo. Ora riaccendo l'alimentatore, riaccendo, se io lo rialzo la radio, se io lo provo non funziona una mazza, niente ovviamente, perché l'oscillatore è vero che funziona lo stesso, ma emette una così bassa potenza che la radio praticamente non lo riceve. Fermo un attimo il video, faccio una cosa e così si dimostra che la cosa, diciamo, funziona e che non c'è trucco e non c'è inganno. Un attimino. Eccomi qua di nuovo, ora vi avvicino un attimino la telecamera, scusate il movimento, che sono anche un po' agitato, e vi faccio vedere cosa ho fatto, diciamo, sul telecomando. Troppo, eccolo qua. Allora praticamente che ho fatto? Ho saldato una parte del diodo qua sulla basetta direttamente, l'altra parte del diodo che è questa, vediamo se si vede meglio, l'altra parte del diodo che è questa, l'ho spostato apposta, che si vede, è attaccato con un filo qua, praticamente è attaccato con un filo che fa contatto all'altro, diciamo al ritorno praticamente del LED, e va sulla basetta anche quello, sicché praticamente ho fatto, diciamo, un interruttore Volgaris da poter attaccare il LED o toglierlo o staccarlo. Ora accendo un attimino l'alimentatore, alzo la radio, qui ci ho messo una molletta, spero che faccia contatto, vi faccio vedere, lì c'è una molletta, alzo la radio, allora abbasso un attimino la telecamera, accendo l'alimentatore e alzo la radio. Come sentite ci ho messo una molletta apposta perché non si dica che c'è trucco e che c'è inganno, si sente il rumore, se io tolgo il diodo non si sente una mazza, se io rimetto il diodo si sente il rumore, sentite? Se lo levo non si sente niente, ora ve l'avvicino. Allora così si sente, se io stacco il diodo non si sente, ritocco il diodo, cioè lo rimetto insieme, sicché abbiamo simulato che il diodo sia guasto, cioè che sia interrotto, o che il diodo, diciamo, non ci sia. La stessa cosa varrebbe anche per il transistor, sicché ovviamente se il telecomando c'ha il diodo guasto, se il telecomando c'ha il diodo guasto, non si sente sulla radio. È vero, come scrive lui, te ne avrai riparati pochi di telecomandi, ma si vede che quei pochi telecomandi che ho riparato dal 1983 a ora sono abbastanza sufficienti a farmi capire che comunque, per empirico che sia, questo sistema funziona. Ripeto, compratevi un prova telecomandi per provarli, ovviamente, che è molto meglio, però non si può dire a tutti comprate per esempio tutta l'attrezzatura che ho io in laboratorio, che si vede comunque in diversi video miei. Comunque sia, ecco, caro signore di cui non dico il nome, ripeto, telecomandi come dici te, io ne avrò anche riparati pochi, però dovresti essere un pochino più gentile nel rivolgerti agli altri, semplicemente perché il fatto che sei su internet non giustifica il fatto di essere, non dico offensivi, ma di essere poco carini con il prossimo. Comunque hai visto che funziona, ora ti scriverò, quando ho pubblicato il video te lo scriverò ovviamente, ti dirò vai a vedere il video e ti faccio vedere che non avevi ragione praticamente. Ciao a tutti, scusate questa
questo sfogo così, perché ogni tanto ci vuole. Ciao a tutti e buona domenica a tutti!